Ragazzi, continuiamo con la nostra storia, la Rivoluzione francese. Siamo arrivati all'aprile-maggio 1791. Dopo un periodo di collaborazione più o meno forzata con l'Assemblea nazionale, il re Luigi XVI decide di sconfessare la rivoluzione. Luigi XVI non può accettare la costituzione civile del clero, condannata anche dal Papa, la sottomissione della Chiesa francese allo Stato, quelli che lui considera sgarbi nei confronti, umiliazioni nei confronti della Chiesa cattolica. Esiste tutto un ambiente aristocratico, aristocrazia, che vuole reagire e schiacciare le forze rivoluzionarie. Questi aristocratici non sono soltanto in Francia, ma anche all'estero, ovvero sin dall'inizio della rivoluzione vediamo il fenomeno di aristocratici anche molto importanti che fuggono all'estero, che si trasferiscono all'estero, emigrano, cercano di combattere la rivoluzione dall'esterno. Dove si recano questi aristocratici? Soprattutto in Austria e in Prussia o in altri stati tedeschi. Molti di loro sono imparentati con le famiglie reali di Austria e Prussia o con altri aristocratici importanti di Austria e Prussia, vogliono spingere Austria e Prussia a dichiarare guerra alla Francia, quindi schiacciare la rivoluzione utilizzando il soccorso dei sovrani stranieri, che ancora erano sovrani assoluti, ovviamente sovrani stranieri come l'imperatore austro-ungarico o il re di Prussia, sovrani stranieri che avevano paura della rivoluzione, avevano paura che le idee della rivoluzione francese potessero diffondersi nel resto d'Europa, anche nei loro regni, potessero scatenare malcontenti, rivolte, richieste di abolizione del regime feudale anche nei loro regni, quindi vedevano ovviamente quello che stava succedendo in Francia come fumo negli occhi. Moltissimi aristocratici si spostano, fuggono all'estero. Controrivoluzione significa l'insieme di tutti quegli atti, di quei movimenti, di quegli scritti, soprattutto da parte degli aristocratici, del clero, dei paesi stranieri, che vogliono distruggere le conquiste rivoluzionarie. Lo stesso Luigi XVI e la sua famiglia a un certo punto sconfessano in maniera clamorosa la rivoluzione. Dopo essersi rifiutato di firmare la Costituzione civile del clero e altri provvedimenti, il 20 giugno 1791 clamorosamente il re Luigi XVI, sua moglie Maria Antonietta, tutti i suoi familiari e alcuni cortigiani cercano di fuggire dalla Francia. Di notte, travestiti da contadini, su una carrozza cercano di fuggire dalla Francia di nascosto. Escono da Parigi, si dirigono verso il confine dell'attuale Belgio. Il confine del Belgio, lo sapete, non è molto distante da Parigi. Il Belgio non si chiamava Belgio, non era uno stato indipendente come ora. Vi ricordate cosa c'era al posto del Belgio? Il Belgio all'epoca erano Paesi Bassi austriaci, cioè il Belgio era proprietà dell'Austria. Attraversare il confine del Belgio, oltre la città di Lilla, significava entrare in Austria, perché il Belgio era parte dell'Austria, significava andare in un territorio appartenente al sovrano, al sovrano austriaco, mettersi sotto la protezione di uno di quei sovrani che aveva attaccato duramente
la rivoluzione francese. La fuga non riesce perché il giorno dopo, il 21 giugno, il re viene fermato a Varennes. Questa resta nella storia come la fuga di Varennes. Perché si chiama la fuga di Varennes? Perché la fuga da Parigi verso i Paesi Bassi austriaci del re e della sua famiglia fu fermata a Varennes, cioè poco prima del confine con i Paesi Bassi austriaci, in territorio francese. Il re viene riconosciuto da alcuni soldati della Guardia Nazionale, viene scoperto, vengono tutti imprigionati e riportati a Parigi. La fuga di Varennes è fallita, però rappresenta ovviamente una sconfessione totale da parte di Luigi XVI nei confronti della rivoluzione che nelle sue istituzioni, vi ricordo, aveva mantenuto il trono di Luigi XVI pur privandolo della maggior parte dei poteri. L'Assemblea Nazionale Costituente è borghese, è moderata, non vuole privarsi del re, si trova in grande imbarazzo di fronte ai gruppi, ai club politici, ai giornali più radicali, ricordate come l'Ami du Peuple, l'amico del popolo di Marat e Desmoulins. La sinistra radicale, spesso che è ancora esterna all'Assemblea Nazionale Costituente, a questo punto vorrebbe la deposizione del re, se non un processo per alto tradimento nei confronti del re, la trasformazione della Francia in una repubblica. L'Assemblea Nazionale Costituente ha una posizione più moderata, non se la sente. Il re è sospeso dalle sue funzioni provvisoriamente a partire dal 21 giugno, tenuto prigioniero, però in realtà pochi mesi dopo l'Assemblea Nazionale Costituente accrediterà la tesi del rapimento del re. Una cosa ridicola, non ci crede nessuno, neanche quelli che la firmano nell'Assemblea Nazionale Costituente. Per salvare la situazione in un momento di grosso imbarazzo si spaccia l'idea, che ha un significato solo diplomatico, ufficiale, non corrisponde alla realtà, nessuno ci crede, che il re e la famiglia siano stati rapiti, invece di fuggire verso i Paesi Bassi austriaci, sarebbero stati rapiti. È un falso che viene utilizzato per ripristinare il re nelle sue funzioni, d'accordo? Nelle sue funzioni. Il re viene considerato innocente, viene ripristinato nelle sue funzioni, costretto a firmare tutti gli editti che non voleva firmare. Questo però accende gli animi in Francia. Buona parte della Francia non accetta l'innocenza del re e il fatto che il re continui a stare al suo posto. Molta parte della Francia si sposta su posizioni repubblicane. 17 luglio c'è una manifestazione violenta contro il re e contro la tesi dell'innocenza del re, quindi una manifestazione di un gruppo radicale contro l'Assemblea Costituente che aveva accreditato l'innocenza del re nella fuga di Varennes. Questa manifestazione è organizzata dai Giacobini, un gruppo politico che diventerà poi molto importante. I Giacobini capitanati da Robespierre, un avvocato di una città di provincia di Arras, Massimiliano Robespierre, si mette a capo dei nuovi Giacobini, dell'ala più estremista dei Giacobini. A seguito di questa manifestazione i Giacobini si divideranno in due. I nuovi Giacobini, l'ala diciamo più radicale estremista dei Giacobini, insieme a Robespierre organizza questa manifestazione contro l'Assemblea Costituente, contro il re che per loro se ne doveva andare. La reazione dell'Assemblea Costituente è durissima. La Guardia Nazionale di Lafayette fa sparare contro i manifestanti giacobini, uccidendone alcuni. Questo però significa che le cose stanno per degenerare. C'è un pezzo di Francia che è molto più a sinistra dell'Assemblea Costituente, non si accontenta di quello che la rivoluzione ha fatto, vuole di più, vuole riforme ancora più radicali, in particolare vuole la Repubblica, l'eliminazione del re.
D'altra parte questa fazione radicale viene accesa sempre di più da una controrivoluzione appunto sempre più forte, sempre più nobili ecclesiastici fuggono dalla Francia portando via le loro ricchezze. Una volta arrivati in Austria, in Germania, in altri posti, in Italia, scrivono libri, scrivono contro, si manifestano contro la rivoluzione francese, cercano di spingere i sovrani europei a fare la guerra per schiacciare i governi rivoluzionari. Nascono dei club politici che non si riconoscono più nell'Assemblea Costituente. Abbiamo già visto i giacobini estremisti di Robespierre. Poi ci sono i cordiglieri, ecco questi principali grossi gruppi politici, cordiglieri che comprendono Marat, vi ricordate Marat col suo amico Desmoulins, abbiamo appena nominato, il giornalista dell'Amico del Popolo, e in più un altro personaggio che diventerà importantissimo, Danton, corpulento, robusto, grosso, Danton. I cordiglieri di Marat e Danton. Poi ci sono invece i foglianti, quelli che i conservatori, quelli che non vogliono che nulla cambi, d'accordo? Questi tre importanti gruppi politici si ritroveranno anche, attenzione, all'interno della, vedremo, prossima assemblea legislativa che sarà eletta per dare attuazione alla Costituzione. Abbiamo due gruppi estremisti, più estremisti dell'Assemblea nazionale, i cordiglieri di Marat e Danton, e quelli ancora più estremisti, i giacobini di Robespierre. Poi abbiamo invece una destra attendista, i foglianti, quelli che non vogliono cambiare niente. Cosa singolare, i nomi che resteranno appiccicati a tutti questi tre gruppi derivano dai conventi nei quali questi avevano la sede. Ricordate, i conventi erano stati strappati dalla Chiesa Cattolica, erano diventati proprietà dello Stato, erano stati acquisiti da questi gruppi rivoluzionari. Quindi i giacobini, pur essendo estremisti anticlericali, atei, anticristiani, molti di loro, prendono il nome dal convento di San Giacomo. I cordiglieri, dal monastero dei cordiglieri, che era un gruppo religioso, e la stessa cosa vale per i foglianti. Quindi abbiamo questi tre gruppi che diventeranno importantissimi nel prosieguo della nostra storia. Ad agosto, nel 1791, quando la rivoluzione ormai ha già compiuto 2 anni, abbiamo un primo atto ostile da parte di Austria e Prussia. In un documento ufficiale, per la prima volta, due grandi potenze europee, Austria e Prussia, firmano appunto un documento comune in cui manifestano preoccupazione per quanto avviene in Francia. Cioè non è che dichiarano guerra, per ora si limitano a parlare, dicono che tutto quello che sta avvenendo in Francia è sbagliato, sovverte i principi del cristianesimo, della morale, dello Stato, manifestano preoccupazione, condannano la rivoluzione francese. Sono i sovrani dell'impero austro-ungarico, Leopoldo II, e il nuovo re di Prussia, Federico Guglielmo III, che è succeduto, ricordate, a Federico II. Questo documento dà l'impressione che la fuga di Varennes sia stata in qualche modo organizzata o comunque sostenuta da queste potenze straniere, perché una volta fallita la fuga di Varennes, una volta che il re costretto, reintegrato le sue funzioni, costretto a giurare sulla Costituzione, subito dopo Austria e Prussia attaccano in documento quello che sta succedendo. In ogni caso, dopo 2 anni di questo governo provvisorio, Assemblea Nazionale Costituente, siccome la Costituzione è stata approvata e adesso viene applicata, a settembre del 1791
l'Assemblea Nazionale Costituente si scioglie perché ha finito le sue funzioni. Viene eletta la legislativa, l'Assemblea legislativa. Che vi ricordate era prevista dalla Costituzione, ricordate 745 deputati eletti con quello strano sistema elettorale a 2 turni senza il suffragio universale, con il sistema del marco d'argento. Quindi cosa succede? Si chiude una prima fase della rivoluzione francese, la fase più moderata, la fase borghese, capitalistica, quella che ha dotato la Francia di tutti i principi e le istituzioni liberali del tutto simili a Gran Bretagna e Stati Uniti. La fase dell'Assemblea Nazionale Costituente. Ricordate che l'Assemblea Nazionale Costituente non era stata eletta per governare la Francia. L'Assemblea Nazionale Costituente era semplicemente il terzo Stato all'interno degli Stati Generali più alcuni rappresentanti degli altri 2 Stati, nobili aristocratici, che dovevano stare a Versailles pochi mesi per decidere qualche prestito, qualche riforma, e invece l'Assemblea Nazionale Costituente, e invece il terzo Stato, gli Stati Generali, si trasformò in Assemblea Nazionale Costituente, quindi non erano stati eletti per governare la Francia o fare la Costituzione, no? Avevano svolto questo ruolo perché erano diventati, si erano autonominati forza rivoluzionaria. Quindi l'Assemblea Nazionale Costituente che ricordiamo si era costituita quando all'inizio della rivoluzione nel giugno 1789, adesso si scioglie nel settembre 1791. Capite? Poco più di 2 anni c'è stata l'Assemblea Nazionale Costituente, ha fatto la Costituzione, ha abolito i diritti feudali, ha sottomesso la Chiesa allo Stato, ha fatto tantissime altre cose. Ora si scioglie per dare attuazione alla Costituzione. Vengono eletti 745 deputati dell'Assemblea legislativa. Attenzione, una cosa che molti non sanno. L'Assemblea Costituente aveva impedito che i propri rappresentanti potessero essere eletti nella legislativa. Cioè, quelli che vengono eletti nell'Assemblea legislativa sono personaggi completamente nuovi rispetto ai deputati dell'Assemblea nazionale, ossia agli appartenenti all'Assemblea nazionale costituente. La Costituente non volle che ci fosse continuità, volle che l'Assemblea legislativa fosse formata da personaggi differenti. Nessun appartenente all'Assemblea nazionale poté essere rieletto nell'Assemblea legislativa, c'era il divieto di elezione. Questa fu una cosa probabilmente negativa nello svolgimento della parabola della rivoluzione francese, perché mancò la continuità. Moltissimi protagonisti dei primi 2 anni della rivoluzione nazionale francese, i capi, i leader dell'Assemblea nazionale costituente, li abbiamo visti: Talleyrand, Lafayette, Condorcet e tanti altri, non poterono essere eletti nella legislativa. Coloro che si erano fatti le ossa e avevano il polso di quale fosse la situazione della Francia, per loro era vietato essere rieletti. Mirabeau nel frattempo era morto, quindi anche volendo non sarebbe potuto essere rieletto. Questa è una sfortuna. Mirabeau, insieme a Lafayette, ma Mirabeau in particolare, fu il vero leader della fase dell'Assemblea nazionale, un personaggio che sapeva dialogare, che sapeva scendere a compromessi, che sapeva tenere insieme le persone anche dalle vedute più diverse. La perdita di Mirabeau muore di morte naturale, sarà negativa per il prosieguo della rivoluzione.
E l'Assemblea Nazionale Costituente, come viene eletta, qual è la sua costituzione. Un terzo sono foglianti, quindi attenzione, vengono anche eletti personaggi che se non erano propriamente controrivoluzionari, erano persone molto moderate. Il fogliante non vuole fare niente, il fogliante si accontenta di quello che è già stato fatto, non vuole ulteriori riforme. Il fogliante è quello che vuole mantenere lo status quo. Molti degli eletti sono foglianti, un terzo. Poi un quinto sono giacobini, quelli di Robespierre. Molti altri sono cordiglieri, vi ricordate Marat e Danton? E molti altri non appartengono a nessun raggruppamento e così via. Quindi l'Assemblea legislativa evidenzia una pecca basilare della rivoluzione francese che io vi ho già illustrato, la ripeto, la mancanza di partiti politici organizzati. Nel momento in cui si va a votare per la prima volta per il congresso degli Stati Uniti d'America c'è il partito federalista, poi si staccherà il partito repubblicano democratico sudista di Jefferson. Quando si va a votare con il Parlamento che ha sempre più poteri dopo la seconda rivoluzione inglese, ricordate, c'erano i Tories e i Whig, erano comunque due raggruppamenti molto simili ma più o meno riconoscibili. Invece, a differenza delle altre rivoluzioni borghesi, in Francia c'è un deficit di partiti politici organizzati, ci sono gruppi e gruppetti, spesso anche molto estremisti, personaggi che vengono eletti senza avere nessun tipo di appartenenza, se non a quella dei club molto piccoli che a volte erano organizzati in maniera territoriale. C'era il club e il partito di quella regione della Francia, il club e il partito di quell'altra regione della Francia. Questo è uno dei motivi per cui la rivoluzione francese degenererà. Ci si chiede come mai la rivoluzione francese degenera, non troverà mai un assetto costituzionale stabile, diventerà sempre più sanguinaria, sarà preda di gruppi sempre più estremisti, come vedremo, finirà con la ghigliottina, finirà per perdere se stessa. Ovviamente molte delle conquiste della rivoluzione francese saranno mantenute anche dopo la rivoluzione francese, però la rivoluzione francese fonderà delle istituzioni, attenzione, che dureranno solo pochi anni, che saranno poi immediatamente sostituiti da qualcos'altro. Perché questo? Perché la rivoluzione francese non è potuta non è riuscita a fondare istituzioni stabili e durature, secolari, come è successo dopo le rivoluzioni inglesi nel Seicento, la rivoluzione indipendentista americana pochi anni prima di quella francese, alla fine del Settecento. Perché è avvenuto questo? Ci sono ovviamente numerosi motivi, vi ho già detto il fatto che non vi siano partiti politici organizzati, il fatto che il primo ministro, i ministri della Francia, cioè l'abbiamo già detto, l'esecutivo, il governo, saranno sempre espressioni di piccoli gruppi che non hanno mai una maggioranza stabile in Parlamento, quindi il Parlamento, l'Assemblea legislativa è un'altra assemblea che vedremo verrà dopo, spadroneggeranno sempre, non ci sarà divisione di poteri. Vedremo che il re sarà eliminato, resterà solo questa assemblea, un'unica assemblea che diventerà un unico centro di potere, inizierà a comportarsi anche come tribunale. In tutti i casi di emergenza nominerà dei comitati ristretti di 5-7 persone dell'assemblea che si occupano di cose molto importanti, non ci saranno contropoteri, controlli, il Parlamento diventerà anarchico, non ben organizzato, l'unico centro di potere della Francia. Poi abbiamo visto anche motivazioni ideologiche. Quelli che guidano la rivoluzione francese all'inizio erano soprattutto nobili, altro che rivoluzione borghese. Sì, è vero, realizzano, come adesso vedremo, il libero mercato, il capitalismo, la rivoluzione borghese è davvero una rivoluzione nei primi anni di tipo borghese capitalistica, vuole superare il sistema feudale del privilegio
e sostituirlo con il principio capitalistico del lavoro, dell'arricchimento, del profitto, della proprietà privata. Però molti dei capi della rivoluzione francese, ve l'ho già detto, lo ripeto, non erano veri borghesi produttori che avevano a che fare con le merci, con il lavoro. All'inizio erano aristocratici, illuminati, illuministi o ecclesiastici, poi diventano sempre più giornalisti, intellettuali, persone che non hanno una vera professione, non commercianti, non industriali, non artigiani, non lavoratori salariati, oppure esponenti del popolo che appunto non hanno una vera professione, che sono agitatori politici di professione. Questo fatto, cioè la prevalenza degli intellettuali in quella che dovrebbe essere la borghesia produttiva francese, la prevalenza degli intellettuali, Danton era un giornalista, Marat era un intellettuale giornalista, Robespierre era un avvocato, la prevalenza degli intellettuali spingerà la rivoluzione francese verso esiti radicali utopistici, perché gli intellettuali ovviamente iniziarono a seguire delle idee un po' astratte, un po' generali, un po' utopistiche. Non erano i leader della rivoluzione francese comparabili con i proprietari terrieri a capo della rivoluzione americana, oppure gli artigiani, gli industriali, i commercianti, i possessori di aziende agricole che fecero in prima persona la prima e la seconda rivoluzione inglese, non avevano una vera proprietà o interessi economici da difendere, per cui sapete la rivoluzione americana o prima la seconda rivoluzione inglese con nobili ideali, però una volta poi fatti anche gli interessi capitalistici dei capi, hanno una svolta, quelle rivoluzioni, una svolta conservatrice che magari tradisce alcuni degli ideali iniziali. Invece la rivoluzione francese non diventerà mai conservatrice, anzi al contrario, al suo interno prevarranno elementi che vogliono una democrazia sempre più sbilanciata verso l'estremismo socialista e il moralismo di Stato di Rousseau, di Jean-Jacques Rousseau. Quindi questa è la nuova assemblea legislativa. C'è da dire, oltre ai gruppi che ho detto, si mettono in evidenza per la loro oratoria alcuni deputati che vengono dal Dipartimento della Gironda. Ricordate, la Francia era stata divisa in 83 dipartimenti. Il Dipartimento della Gironda era quello di Bordeaux, uno dei dipartimenti più borghesi, mercantili. Bordeaux era un porto che faceva affari dappertutto col commercio marittimo internazionale. Vengono dalla Gironda, vengono chiamati girondini. Uno dei loro leader è Brissot, che infatti viene nominato primo ministro dalla nuova assemblea legislativa. E come vi ho detto, i girondini domineranno a lungo, però i girondini chi sono? Sono un piccolo gruppo, si impone per la loro oratoria e quindi l'assemblea legislativa per la maggior parte continuerà a votarli, a farli governare, però come ripeto, i girondini non erano un vero partito politico, erano pochi personaggi e vengono chiamati così solo perché provengono dalla stessa regione, cioè dalla Gironda. Quindi il loro governo, il loro carisma è comunque debole, non sono i capi di una forza politica e quindi dovranno barcamenarsi all'interno delle decisioni di un'assemblea sempre più volubile, sempre più instabile. Comunque Brissot e i girondini iniziano a governare la Francia, hanno la fiducia dell'assemblea costituente, i primi governi per molti mesi, per molto tempo, sono guidati dai girondini. Inizia quindi una nuova fase della rivoluzione francese, quella dell'assemblea costituente, una frase che diventerà radicale, che cambierà di segno anche perché intraprenderà le guerre con le grandi potenze europee. Nel 1791 e nel 1792 aumentano enormemente gli aristocratici che fuggono all'estero, la Francia si aspetta una dichiarazione di guerra
da Austria, da Prussia, eccetera, sapete che fanno i girondini? Ricordate i diritti dell'uomo, del cittadino, l'idea patriottica che diventa una sorta di fanatismo universalistico. Le idee della rivoluzione francese, quella che abbiamo realizzato, valgono per tutti gli uomini, per l'uomo in generale, devono essere imposte, portate, esportate anche nel resto dell'Europa e del mondo, anche con la forza, anche con la guerra. I nobili ideali rivoluzionari diventano una sorta di fanatismo che giustifica guerre di conquista da parte della Francia. La rivoluzione cerca di esportare se stessa e imporre le sue idee in tutta Europa. Diventa una rivoluzione aggressiva, espansionistica, imperialistica, con la scusa dei diritti umani, di andare ad aiutare altri popoli oppressi che avranno gli stessi diritti dei francesi. I governi girondini in questa fase tendono a fare guerre, appunto, che diventeranno anche guerre di razzia, guerre di sfruttamento nei confronti di altri paesi europei, però la giustificazione c'è sempre: esportiamo i nobili principi della rivoluzione e i diritti umani anche ai popoli conquistati. Sarà Brissot e Girondini il 20 aprile del 1792, la Francia dichiara guerra all'Austria e la rivoluzione diventa un fatto non più francese ma europeo, diventa un fatto connotato dalla guerra tra la Francia, diventata sempre più forte e sempre più capace di espandersi militarmente, e gli altri paesi europei. Ma non sono gli altri paesi europei sovrani assoluti a dichiarare guerra alla Francia. In maniera forse avventurosa, è la Francia e Brissot, sono i girondini che dichiarano guerra all'Austria nel 1792, aprendo la fase che farà degenerare la rivoluzione francese, perché la Francia, la patria, sarà in pericolo e si creerà una situazione emergenziale a causa di questa guerra, a cui poi seguiranno molte altre. Ne parleremo nella prossima lezione. Un'ultima cosa per concludere: io ho fatto uno schema, l'avevo fatto già anni fa, lo sto riscrivendo, lo sto correggendo, lo sto ampliando, poi ve lo manderò. Uno schema scritto al computer. Vediamo, facciamo un piccolo elenco. Abbiamo visto dall'89 al 91 quali sono i risultati dei primi 2 anni della rivoluzione francese, gli anni più moderati, gli anni della Assemblea Nazionale Costituente. Non poteva chiudersi qui. Si elegge la legislativa, si applica la Costituzione. La Francia è diventato un paese democratico, è diventato un paese capitalistico come gli Stati Uniti d'America. Non poteva finire qui nel 91 come negli Stati Uniti d'America, no. La rivoluzione continua distruggendo i propri figli, diventando sempre più estremista, attaccando e essendo attaccata da quasi tutte le potenze europee. Eppure i risultati dei primi 2 anni di governo dell'Assemblea Nazionale Costituente sono notevolissimi. La Francia è diventata un paese democratico, è moderno. Facciamo un elenco di tante cose che ha fatto l'Assemblea Nazionale Costituente, alcune le ho già dette, altre vanno, le elenchiamo adesso qui. Dall'89 al 91 c'è una rifondazione completa della Francia attraverso i decreti, le leggi della Costituente. Lo smantellamento del sistema assolutistico è totale, vengono eliminati gli intendenti, vengono istituiti 83 dipartimenti, d'accordo? La Francia viene divisa in 83 province. La libertà viene data anche nelle elezioni locali, cioè i sindaci e i presidenti di queste 83 province vengono eletti democraticamente dal popolo. Il popolo non legge soltanto il Parlamento, l'Assemblea legislativa, ma anche i sindaci e i presidenti delle province. I parlamenti provinciali, noi parlamenti dei nobili, quei nobili di toga e Parlamento, ovviamente vengono eliminati. Poi abbiamo tantissime leggi che
Fanno quello che l'assolutismo non era riuscito a realizzare, l'unificazione economica della Francia. Prima della rivoluzione, pensate, esistevano anche differenti sistemi di pesi e misure in ogni regione della Francia, monete diverse, ogni zona della Francia aveva monete diverse. Viene fondato invece un'unica moneta, il franco francese, si afferma il liberismo economico, vengono aboliti i dazi, le dogane interne, le tasse inutili, quindi abbiamo il più totale liberismo economico, un sistema borghese capitalistico. Vengono abolite tutte le discriminazioni per ceto, tutti i cittadini francesi sono uguali. Le leggi penali vengono mitigate, la pena di morte resta in vigore, ma la pena di morte si applica solo a pochi casi. Vengono aboliti tutti i titoli nobiliari, non esiste in nessun modo più la nobiltà in Francia. Viene abolita la venalità delle cariche, ricordate i nobili toga si compravano la carica di giudice, di amministratore delle tasse. Viene varato un sistema di funzionari statali, di amministrazione statale in cui la funzione, per esempio, di giudice, di amministratore delle tasse, viene conquistata per concorso, in base alle proprie competenze. La stessa cosa vale per l'esercito. Anche persone di umile origine possono diventare generali nell'esercito, sono tutti uguali. Tutti i privilegi fiscali vengono aboliti. Le persone pagano le tasse allo stesso modo. La giustizia deve garantire il cittadino. La giustizia viene amministrata gratuitamente. Anche chi non ha soldi avrà un avvocato e avrà un giusto processo. Tutti i cittadini quindi sono uguali nell'accesso alle cariche pubbliche. Tutti i cittadini possono diventare anche le personalità più importanti della Francia, non importa da dove provengano. Le riforme religiose, o potremmo dire antireligiose, anticristiane, c'è il divieto di voti monastici, i monasteri e gli ordini monastici vengono eliminati, considerati inutili, tutti gli ordini religiosi contemplativi vengono eliminati, essendo considerati inutili, una cosa che i protestanti avevano già fatto da secoli. La tolleranza religiosa viene concessa, vengono concessi i diritti civili agli ebrei e ai protestanti. Gli ebrei, i protestanti, anche gli altri cristiani non cattolici hanno gli stessi diritti dei cattolici, anche gli atei possono dirsi tranquillamente atei. Tutta una serie di riforme che trasformano la Francia, sicuramente ne ho dimenticate molte, magari ne aggiungerò alcune, che trasformano la Francia in un paese democratico e liberale moderno, anche più democratico della Gran Bretagna e degli Stati Uniti d'America. Poteva finire qui? No, la rivoluzione continua e degenererà. Un'ultima cosa che vi può interessare anche perché siete scientifici, il sistema metrico decimale. Non esisteva prima, forse lo sapete. Viene inventato di sana pianta dalla razionalità illuministica di alcuni scienziati che vengono consultati dall'Assemblea nazionale. C'erano tantissimi sistemi di pesi e misure in Francia, uno diverso dall'altro, che non erano decimali, erano complicati. Invece viene inventato il metro, non si tratta di misure, ancora le usiamo, quindi questo è un lascito della rivoluzione francese che è sopravvissuto alla rivoluzione francese. Sapete che in Inghilterra oppure negli Stati Uniti d'America hanno ancora difficoltà a usare il sistema metrico decimale, perché l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America ovviamente furono gli unici paesi non toccati dalle guerre della rivoluzione francese e dalle invasioni napoleoniche, per questo hanno ancora i loro sistemi tradizionali. Il metro non sono misure tradizionali, cioè prese dalla tradizione che già esistono, vengono inventate di sana pianta. I nomi e le misure. Il metro non è altro che il 40 milionesimo di un meridiano terrestre. Viene misurato con precisione il meridiano terrestre. Il meridiano terrestre viene diviso per 40 milioni, ciò che esce è un metro, nuova misura inventata totalmente alla rivoluzione francese che è alla base di un nuovo sistema di pesi e misure. Infatti, come sapete, il metro, misura di lunghezza,
è alla base anche del litro. Delle misure di capacità, d'accordo? Che cos'è un litro? Un litro è un cubo che ha come lato un decimetro, cioè il litro è una misura di capacità che ha un cubo che ha come lato un decimo di un metro, d'accordo? Quindi la stessa cosa vale per il chilo, il chilogrammo. Che cos'è un chilo? Quindi il litro deriva dal metro, perché dividi il metro in 10, hai un decimetro 10 centimetri, è il lato di un cubo la cui capacità viene chiamata litro. Il chilo è la stessa cosa, il chilo deriva dal litro, il chilo è il peso di un litro di acqua ossigenata a 4 gradi centigradi. Quindi vedete metro, litro e chilo, i nuovi sistemi, le nuove unità di misura, il sistema metrico decimale inventato dal nulla, è anche questo un'invenzione della rivoluzione francese. Continuiamo la prossima volta.